Buongiorno ragazzi, questa è la seconda lezione sull'occasionalismo. Nella lezione precedente, vi ricordate, abbiamo parlato di alcuni filosofi occasionalisti e di che cos'è l'occasionalismo in generale. E adesso, insieme alla mia bellissima gattona Sofì, vero che vuoi stare con me a farmi compagnia? Guardate com'è bella, non mordere Sofì. Parliamo del più importante degli occasionalisti, ovvero Nicolas Malebranche. Malebranche è un filosofo parigino, vedete, nasce nel 1638, morirà nel 1715, quindi avrà una vita lunga che gli permetterà anche di corrispondere, per esempio, con Leibniz, oppure con Fontenelle o con tanti altri. Però ovviamente nasce e cresce nel pieno della diffusione del cartesianesimo. Malebranche è un filosofo occasionalista ed è anche un sacerdote. Pensate che lui entra nella congregazione degli oratoriani. Ve li ricordate? Gli oratoriani sono proprio quelli che avevano influenzato Cartesio. Lui all'inizio non è cartesiano, ma insomma a un certo punto ha un'illuminazione dopo aver letto un trattato, un'opera di Cartesio. Malebranche, l'opera, attenzione, sull'occasionalismo di Malebranche, da cui iniziamo, si chiama La ricerca della verità e fu pubblicata nel 1674. Ma Malebranche, come ho anticipato nella lezione precedente, non è importante soltanto per le sue teorie occasionaliste, per l'approfondimento delle teorie occasionaliste che erano già state, vi ricordate, profilate, che erano già state messe in evidenza da altri pensatori. Malebranche si occupa anche di altri problemi, ha una filosofia che abbraccia tanti argomenti che susciteranno anche molte polemiche. Malebranche negli ultimi decenni della sua vita deve rispondere a diverse accuse anche di eresia. Le sue idee, le sue posizioni susciteranno dibattiti in cui lui interviene anche da un punto di vista epistolare, per ribadire le sue idee oppure per difendere le sue idee. Malebranche vivrà a lungo nel 1715, morirà. Sophie morde, forse se ne vuole andare, forse è un po' stanca, non vuoi stare con me. Guardate che bella questa gattona, guardate, aia, lasciamo andare Sophie con un bel saltone di quelli appunto che a lei piacciono. Parliamo appunto di Malebranche. Nella già citata La ricerca della verità, Malebranche approfondisce gli argomenti dei primi occasionalisti. Ricordate che gli occasionalisti avevano cercato di dimostrare che non esiste una relazione causale tra le due sostanze eterogenee che Cartesio aveva delineato come distinte, come appunto eterogenee, cioè la mente e il corpo, e quindi in realtà la causa di ogni evento fisico oppure anche di ogni evento mentale, persino le volizioni, le idee della mia mente, la vera causa è Dio, mentre in realtà l'essere umano, tutte le altre creature sono solo cause seconde, sono soltanto cause occasionali, ve lo ricordate, per questo occasionalismo. E quindi in realtà l'essere umano, ma qualunque fenomeno naturale, sembra causare qualcosa, ma in realtà è sempre Dio che interviene nel mondo ed è la vera causa. In occasione, per esempio, in occasione, da qui prendono il nome gli occasionalisti, in occasione della mia volontà di muovere il braccio si muove. La volontà di muovere il mio braccio non è la vera causa del movimento del braccio, ma una causa seconda, occasionale, che permette a Dio di intervenire. In realtà è Dio che muove il mio braccio. Quindi, secondo gli occasionalisti, le creature non hanno nessuna efficacia causale, non soltanto gli esseri umani, ma qualunque ente. Malebranche rafforza
gli argomenti dell'occasionalismo con alcune osservazioni di tipo teologico. Lui sostiene che pensare che appunto le creature abbiano una efficacia causale, lui pensa che questo sia un residuo di paganesimo. Come il paganesimo antico moltiplicava le divinità, quello che Malebranche chiama il semi-paganesimo cristiano ha attribuito agli enti, che siano gli uomini, che siano tutti gli altri enti creati da Dio, ha attribuito erroneamente agli enti un potere, cioè quello di causare, che è proprio solo di Dio, d'accordo? Causare, come aveva già detto qualcuno prima di lui, equivale a creare. Gli enti, le creature che sono state create da Dio, ovviamente non possono creare e quindi non possono neanche causare. Anche la causa del più piccolo, apparentemente insignificante evento, fenomeno, in realtà equivale alla creazione, cioè causare è tanto difficile quanto creare. Per causare ci vuole la stessa potenza che ci vuole nel creare, cioè l'onnipotenza. Siccome non possono creare, le creature non possono assolutamente causare. Pensare che le creature possano produrre delle cause reali, delle cause prime, delle cause efficienti, significa appunto innalzare le creature ad uno status divino. È ovvio che Malebranche, ma non è il primo degli occasionalisti che fa questo, porta avanti una forma accentuata di teocentrismo. La sua interpretazione del cartesianesimo è un'interpretazione teocentrica. Per lui al centro della filosofia di Cartesio vi è Dio, vi è l'azione di Dio. E queste teorie di Malebranche, l'ho detto anche nella lezione precedente, come quelle dei suoi amici occasionalisti appunto precedenti, suscitarono molte polemiche, furono, al Malebranche fu accusato di panteismo, all'epoca si chiamava ovviamente spinozismo, perché Malebranche nega qualunque autonomia delle creature, d'accordo? Attenzione, perché Malebranche nega qualunque autonomia delle creature e quindi fa in modo che qualunque creatura materiale, ma anche l'essere umano, non sia altro che un fantoccio, non sia altro che un meccanismo determinato da Dio. Quindi il problema sta anche nel fatto che Malebranche e gli altri occasionalisti negherebbero il libero arbitrio. Se Dio interviene continuamente per causare tutto ciò che esiste, dove sta il libero arbitrio dell'uomo? Non solo, ma se Dio interviene continuamente nella materia, nella natura, per causare qualunque cosa, Dio in qualche modo si identifica nella natura, Dio partecipa, è interno a qualunque ente materiale perché causa qualunque cosa e quindi sarebbe una forma in qualche modo di panteismo. Questo viene rafforzato, attenzione, dall'argomento di Malebranche che riguarda la sua gnoseologia. Malebranche infatti ha una gnoseologia che è compatibile, diciamo così, con il suo occasionalismo. Un'idea molto significativa appunto di Malebranche sulla conoscenza. Secondo Malebranche le idee non sono, come diceva Cartesio, stati della mente. Secondo Malebranche le idee che io ho nella mente sono solo archetipi delle cose, essenze. No, io nella mente delle idee, delle cose, degli archetipi, per esempio l'idea di triangolo, perché queste sono le stesse idee che sono nella mente di Dio e su questo lui è d'accordo con Cartesio, sul fatto di creare un collegamento speciale tra l'uomo e Dio, facendo sì che l'uomo si erga al di sopra delle altre creature, perché l'uomo ha nella sua mente le stesse idee di Dio, ok? E le idee che l'uomo ha nella mente, attenzione, secondo Malebranche, non sono idee di oggetti esterni o di oggetti particolari,
Le idee che l'uomo ha nella mente sono idee universali, sono archetipi, sono essenze. Ovviamente si tratta di una teoria di stampo platonico. Le idee sono innate come in Cartesio, ma le idee sono inserite nella mia mente, ecco, diciamo così. Secondo Malebranche le idee sono inserite nella mente dell'uomo da Dio, e le idee che Dio inserisce nella mente dell'uomo sono le sue stesse idee, cioè le idee che esistono nella mente di Dio. Quindi attenzione, l'uomo non produce le proprie idee, l'uomo riceve le idee da Dio. Per questo quindi capite, viene accentuata l'idea di l'accusa di panteismo e di determinismo in Malebranche, ma insomma, se nulla viene causato dalle creature, neanche dalla creatura più importante di tutte le altre creature, cioè l'uomo, se l'uomo, capite, non causa neanche le proprie idee, ma le mie idee vengono messe nella mia mente da Dio, cioè Dio è all'origine anche delle mie idee, quindi anche della mia volontà, capite che ne è del libero arbitrio? Io vengo causato anche nelle idee, le idee apparentemente volontarie in realtà mi vengono causate da Dio. Dio non causa soltanto il movimento del mio braccio, Dio causa anche le idee, tutti i contenuti noetici, tutti i miei contenuti intramentali. Ricordate questo fatto che Dio non è solo causa degli eventi fisici, ma anche causa degli eventi mentali, quindi dei miei sentimenti, delle mie idee, delle mie volizioni, delle mie immaginazioni e della mia volontà. Vi ricordate, apparteneva anche agli occasionalisti precedenti. E quindi l'uomo perché conosce? L'uomo conosce attraverso, diciamo così, un collegamento diretto con Dio. È una gnoseologia naturalmente platonica. Malebranche aggiunge che l'uomo conosce come prima idea Dio, ok? È soltanto attraverso Dio che l'uomo può conoscere le altre idee. Ok? Quindi, insomma, dove sta il libero arbitrio? Dio causa qualunque cosa, persino le mie idee, persino i miei atti di volontà. Dio causa qualunque cosa, ma c'è di più, attenzione. Malebranche pensa, distinguendosi in questo da Cartesio, che le idee non hanno nessuna connessione con i corpi. La res cogitans, l'anima, è totalmente separata dai corpi, a tal punto che anche se nella mia mente io ho delle idee di oggetti materiali, secondo Malebranche questo non significa assolutamente che gli oggetti materiali esistano. E quindi le idee della mia mente, i contenuti della mia anima, sono drammaticamente separati dai corpi, non possono dirmi nulla relativamente ai corpi. Ovviamente la conseguenza è evidente, i corpi potrebbero anche non esistere. Da un punto di vista razionale, il fatto che io ho delle idee, no? Che ricordate che Cartesio avrebbe chiamato avventizie, cioè idee che mi sembrano provenire da corpi esterni, non dimostra affatto che quei corpi esterni esistano. Le idee non rappresentano, secondo Malebranche, un tramite con la realtà esterna alla mente. Qui c'è una grossa differenza con Cartesio. Ricordate che Cartesio diceva che comunque le idee sono totalmente separate dalla res essenza, la materia. Però ricordate che Cartesio poi alla fin fine dimostrava l'esistenza della materia, del mio corpo e dei corpi esterni. Aveva messo in dubbio l'esistenza dei corpi, della realtà materiale, ricordate, nel primo stadio del dubbio, ma poi alla fine Cartesio aveva revocato questo dubbio e aveva detto che i corpi esistono. E qual era l'argomentazione di Cartesio? Vi ricordate? La veracità di Dio, l'esistenza dimostrata razionalmente di un Dio che non mi inganna, non è un
un genio maligno. Ricordate, Dio non mi inganna, quindi quando io ho l'immaginazione di un corpo, quando io ho la propensione a pensare che le mie idee dei corpi vengano davvero dai corpi esterni, Dio non mi inganna, d'accordo? Quei corpi esterni devono esistere secondo Cartesio. Se io avessi delle idee nella mia mente di corpi esterni che non esistono, vorrebbe dire che Dio mi ingannerebbe, ma Dio non mi inganna, Dio è verace, Dio garantisce che le idee nella mia mente, insomma, corrispondano a realtà e quindi in fondo l'esistenza dei corpi è garantita con il solito argomento, secondo Cartesio, che Dio non mi inganna. E però Malebranche non è d'accordo. Vi ricordate che io stesso ho sottolineato che quando Cartesio dimostra l'esistenza dei corpi, diciamo che questa dimostrazione è suscettibile di critiche. E infatti Malebranche da questo punto di vista, e questo punto è importante, non segue Cartesio. Malebranche dice che è vero che Dio non mi inganna, però attenzione, la veracità di Dio, la sicurezza che Dio non mi inganna, riguarda soltanto le idee chiare e distinte e secondo Malebranche le idee chiare e distinte sono solo quelle dell'intelletto, ok? Mentre le idee dei corpi non sono idee chiare e distinte e quindi il fatto che io abbia idee di corpi esterni che mi sembrano provenire da corpi esterni non è una dimostrazione che questi corpi esterni esistano, perché le idee chiare e distinte, Dio non mi inganna sulle idee chiare e distinte, ma le idee chiare e distinte sono quelle interni alla mente, sono quelle dell'intelletto, sono quelle innate che Dio mi ha inserito nella mente. Invece, secondo Malebranche, la propensione a credere che gli oggetti esterni esistano non è un'idea chiara e distinta, è un'idea assolutamente confusa. Io non ho nessuna chiarezza relativamente alle idee che rappresentano corpi esterni. Io non riesco, dice Malebranche, a separarli dal pensiero, cioè a separare dal pensiero le idee che mi rappresentano nella mente corpi esterni. Esistono soltanto all'interno della mia mente, d'accordo? Ciò che le idee mi dicono di un presunto mondo esterno materiale è qualcosa di assolutamente confuso e quindi ovviamente gli oggetti materiali potrebbero non esistere. Questa è l'estrema conseguenza della gnoseologia, diciamo, platonica di Malebranche. Ma allora Malebranche davvero crede che i corpi esterni, che gli oggetti esterni non esistono? In realtà non è così. Malebranche dice che noi possiamo credere, anzi dobbiamo credere che i corpi esterni esistano, però attenzione, non in base alla ragione, come diceva Cartesio, ma soltanto in base alla fede. Cioè io ho la certezza che i corpi esterni, i corpi materiali esistano perché nella scrittura, nel libro sacro, c'è scritto che Dio ha creato il mondo materiale e quindi gli oggetti materiali esistono perché nella Bibbia, attraverso la rivelazione, Dio mi dice che esistono, ok? Quindi non in base alla teologia razionale, bensì alla teologia rivelata. Questa, diciamo, è la gnoseologia di Malebranche, che è veramente importante, anche se Malebranche spesso è sottovalutato nella storia della filosofia. Malebranche è il vero fautore, il vero creatore dell'idealismo moderno, perché questo che vi ho detto io è idealismo. E queste idee di Malebranche saranno riprese ovviamente da David Hume, che ovviamente pensa che l'esistenza dei corpi non possa essere dimostrata in alcun modo. È chiaro che Hume arriva a questa conclusione attraverso una strada diversa da quella di Malebranche, perché Malebranche si basa su dimostrazioni teologiche, mentre invece lo scetticismo di Hume deriva dal suo empirismo accentuato, dal suo empirismo radicale. Ok, lo scetticismo di Hume
non è sicurezza, non è una sicurezza che i corpi non esistano. Hume dice che potrebbero anche non esistere, non abbiamo comunque una prova certa. Però lo sapete chi è il vero idealista? Berkeley. Berkeley dirà che l'esistenza dei corpi fuori di noi, fuori dalla mente, è soltanto un'illusione. Ciò che ci dice la mente dei corpi in realtà è falso e i corpi, la materia, non esistono. Quindi Berkeley, che è davvero un idealista, un immaterialista, riprenderà le idee di Malebranche. Comunque è certamente provato che sia Hume sia Berkeley avevano letto Malebranche e che siano stati fortemente influenzati da lui, ok? Si possono fare molte critiche a Malebranche e all'occasionalismo. Quando Malebranche era ancora in vita, vi ricordo che eh, ha una vita piuttosto lunga, molte critiche si addensano nei confronti della filosofia degli occasionalisti, perché gli occasionalisti avevano cercato, avevano pensato, avevano creduto di risolvere un problema quando in realtà avevano semplicemente spostato il problema. Gli occasionalisti dicono che non esiste causalità tra gli eterogenei, ok? È Dio che in realtà causa tutto. Quindi non c'è causalità dell'anima nei confronti dei corpi. Tutti gli effetti che vediamo nei corpi sono creati da Dio. E il problema, forse gli occasionalisti neanche se ne accorgono perché loro dicono, si illudono, noi abbiamo eliminato la causalità tra eterogenei, non abbiamo problemi. Però molti, soprattutto che non sono occasionalisti, si accorgono che il problema è solo spostato perché gli occasionalisti dicono fate molta attenzione che non è l'anima dell'uomo a muovere il corpo, ok? Non esiste causalità tra eterogenei, non c'è nessun collegamento causale tra anima e corpo e dicono che tutti gli effetti, le azioni dei corpi, i fenomeni derivano da Dio. Ma il problema è, Dio è anch'esso spirituale, come l'anima. Cioè, il problema viene solo spostato, capite? Tu vuoi dimostrare che l'anima non può avere effetto sui corpi e dici che l'unica causa degli eventi corporei è Dio. Ma Dio è altrettanto spirituale e altrettanto immateriale dell'anima, capite? E quindi il problema esiste. Se non c'è causalità tra eterogenei, mi spiegate perché Dio può agire sui corpi? Cioè, l'idea da Cartesio in poi era che la contestazione anche a Cartesio era che se una sostanza spirituale è nettamente separata da una sostanza materiale, la sostanza spirituale non può agire sulla materia, ma gli occasionalisti dicono che però Dio agisce sulla materia, ma Dio è come l'anima, ripeto, è paragonabile all'anima perché anche Dio è una sostanza spirituale. E allora moltissimi iniziano a pensare che non potendo esistere, capite, la causalità tra eterogenei, cosa che in fondo gli stessi occasionalisti sostenevano, Dio per agire sui corpi deve avere un sostrato materiale, d'accordo? Deve essere materiale. Quindi in fondo la filosofia degli occasionalisti provoca una conseguenza che si ritorce assolutamente contro di loro. Molti iniziano a pensare che se non vi è causalità tra eterogenei, gli stessi occasionalisti dicono che non vi è, allora Dio deve essere materiale, deve esistere una materialità di Dio, altrimenti Dio non potrebbe agire sui corpi, perché solo gli omogenei possono agire, interagire tra loro eh, e non gli eterogenei. E quindi si rafforza l'idea di dare in qualche modo una materia anche a Dio. Viene elaborata, attenzione, per evitare questa critica, viene elaborata una risposta che in realtà già esisteva
nella filosofia scolastica era l'antica tesi della causalità eminente. Che cos'è questa causalità eminente? La causalità eminente sosteneva che gli eterogenei potessero in qualche modo interagire tra loro quando uno di essi fosse più importante rispetto all'altro, cioè Dio è eterogeneo rispetto ai corpi, perché Dio è spirituale, mentre invece i corpi sono materiali. Tuttavia Dio può agire sui corpi, secondo la teoria della causalità imminente, perché Dio è più importante dei corpi, Dio è più potente dei corpi, Dio ha maggiore realtà, attenzione, maggiore realtà rispetto ai corpi e quindi in qualche modo avendo maggiore realtà rispetto ai corpi li contiene, ok? Li contiene, può causare qualcosa nei corpi e può anche ovviamente crearli, ok? La polemica non era soltanto, capite, di qualcuno che diceva Dio non può agire causalmente sui corpi. La polemica riguardava addirittura la creazione, cioè come fa Dio che è spirituale ad aver creato dei corpi che sono materiali. La causalità imminente diceva Dio, pur essendo eterogeneo, spirituale rispetto ai corpi che sono materiali, può agire sui corpi perché è ontologicamente superiore ai corpi. L'essenza di Dio ha più realtà della materia e quindi in qualche modo Dio contiene in maniera eminente la materia. Ok? Ricordate che anche Cartesio, durante la sua prima prova dell'esistenza di Dio, aveva detto che Dio ha una maggiore realtà rispetto alle creature, perché Dio è infinito, mentre le creature, compreso l'uomo, sono finite. Quindi Dio ha una maggiore realtà rispetto alle creature e quindi può esercitare una causalità imminente pur essendo eterogeneo rispetto alle creature. Tra parentesi, Hobbes rispose a questa argomentazione di Cartesio dicendo che cosa vuol dire che qualcosa ha una maggiore realtà di un'altra. Se una cosa o una cosa è reale o una cosa non è reale, non ha senso dire che una cosa ha una realtà maggiore, ok? E quindi la causalità imminente però viene rifiutata da molti, ok? Per esempio Spinoza, ovviamente è un caso famosissimo. Spinoza, attenzione, esattamente come gli occasionalisti, non vuole assolutamente accettare la causalità tra eterogenei, tra sostanze spirituali e sostanze materiali, e non può accettare la causalità imminente, perché dal punto di vista di Spinoza, attenzione, la causalità imminente non è altro che un caso particolare della causalità tra eterogenei. Spinoza dice non significa assolutamente niente che Dio è più importante, che Dio ha un'essenza, che Dio ha un'essenza superiore rispetto ai corpi. Dio è spirituale e quindi non può assolutamente agire sui corpi. Quindi Cartesio rifiuta la causalità imminente. Fate attenzione a questo. Rifiuta la causalità imminente e però Spinoza, vi ricordate come giustifica il fatto che Dio agisce sui corpi? Facendo di Dio un essere almeno in parte materiale. E quindi, vedete, fuoriuscendo dal cristianesimo. Il Dio di Spinoza, come sapete, guardate le mie lezioni su Spinoza se non lo sapete, il Dio di Spinoza è un Dio panteistico, è un Dio che, attenzione, per poter agire sulle sostanze spirituali deve essere spirituale, per poter agire sulle sostanze materiali deve essere materiale e infatti il Dio di Cartesio partecipa sia della materia sia dello spirito. Ricordate che per Spinoza il corpo è l'anima, il pensiero è l'estensione, per dirla in termini cartesiani. Secondo Spinoza il pensiero e l'estensione esistono all'interno di Dio, quindi anche l'estensione. Sono i due attributi infiniti di Dio, d'accordo? Quindi Dio
è spirituale, ma Dio è anche materiale, dice Spinoza, altrimenti Dio non potrebbe agire sulla materia. Quindi vedete, spesso gli occasionalisti si danno un po' la zappa sui piedi, ok? Questi problemi cartesiani spesso finiscono per influenzare tendenze materialistiche, ok? L'idea che nasce è che per poter agire sui corpi Dio deve avere qualcosa di materiale. Fate attenzione, questo lo pensano anche dei cristiani che non sono assolutamente occasionalisti, come Henry More, il filosofo platonico di Cambridge. Henry More è il suo amico con il quale intesse un notevole scambio epistolare, Isaac Newton. More e Newton, ma ne parleremo nella prossima lezione di More e Newton, perché io dedicherò la prossima lezione specificamente a Newton. More e Newton che cosa fanno? Propongono un compromesso, cioè Dio non è propriamente materiale, però attenzione, agisce sulla materia in base a qualcosa di materiale, non proprio di materiale. Che cosa significa? More e Newton partono, ricordate, dalla negazione dell'identificazione cartesiana tra corpi e spazio, tra estensione e spazio. Se l'estensione dello spazio, ricordate, già lo diceva Gassendi, ma molti altri, se l'estensione e lo spazio non sono la stessa cosa, sono diversi, ok? Vuol dire non tutto lo spazio è occupato da corpi. Attenzione, non tutto lo spazio è occupato da estensione. Ci sarà, ricordate Gassendi e altri, ci sarà il vuoto, cioè, a differenza di quello che dice Cartesio, lo spazio non è completamente occupato da corpi, non si identifica con l'estensione, lo spazio è anche vuoto, ok? E questo vuoto, diciamo così, loro lo interpretano come un'estensione spirituale che in qualche modo è un appendice di Dio, che in qualche modo ehm, è uno strumento con cui Dio interviene sulla materia, d'accordo? Quindi More e Newton ammettono che Dio sia esteso, fate attenzione a questo, ammettono che Dio sia esteso, ma non che sia materiale, perché esiste un'estensione che non è materia. Il vuoto è un'estensione spirituale, ok? Mentre la materia è un'estensione materiale e quindi può essere divisa e così via, invece il vuoto, questa estensione spirituale, è una sorta, capite, di spazio senza corpi, uno spazio senza corpi eterno, immutabile, indivisibile, sempre uguale a se stessi, e questo spazio senza corpi viene divinizzato e viene considerato in qualche modo un attributo di Dio. Capite? Un compromesso. Loro sono cristiani, non vogliono dire che Dio è materiale, non arrivano a dire che Dio è materiale come Spinoza, però tuttavia non se la sentono neanche di dire che Dio, essendo spirituale, possa agire sugli oggetti materiali. Quindi c'è un intermedio tra Dio e gli oggetti materiali, cioè un'estensione senza corpi, un'estensione spirituale che viene divinizzata ed è un attributo di Dio. Io mi fermo qui perché su questo, cioè la famosissima teoria di Newton dello spazio assoluto e del tempo assoluto, cioè dello spazio senza corpi e del tempo senza eventi, parlerò diffusamente appunto nella prossima lezione dedicata a Newton. Bene ragazzi, io direi di chiudere qui, faremo 2 lezioni sul Malebranche, non una, perché altrimenti una sola lezione sarebbe troppo lunga, quindi in questa prima parte sul Malebranche abbiamo parlato della sua teoria occasionalistica, abbiamo parlato di altri aspetti della sua metafisica, della sua gnoseologia, no? La sua gnoseologia idealistica
e di altre cose. Nella prossima lezione, la seconda dedicata a Malebranche, parleremo di un tema particolare per cui Malebranche è rimasto famoso, la Teodicea. Sulla scia di Sant'Agostino, Malebranche cerca di giustificare Dio per il male del mondo e cerca di spiegare perché Dio, pur essendo sommamente buono, accetta o permette l'esistenza del male. Le osservazioni su Malebranche, sulla Teodicea, appunto sul problema del male, sul problema della giustizia divina, ebbero molto successo, ma scontarono anche molte polemiche, andarono incontro a numerose contestazioni e noi vedremo nel dettaglio la questione sul male, sulla motivazione dell'esistenza del male e il dibattito tra Malebranche e i suoi avversari. Continuate quindi a seguirmi, ci vediamo la prossima volta, arrivederci.